finisce qui. Inter Verona 1-1, si chiude in pareggio l'ultima gara di San Siro per la nostra Inter in questa stagione trionfale. Può partire la festa, una festa un po' rovinata, un po' quel tocco di amaro in questa bella giornata da vivere insieme per il gol finale di Bowie. Aveva aperto le marcature un autogol di Edmundson su un calcio d'angolo con la leggera deviazione di Bonny, poi viene assegnato l'autogol ad Edmundson, partita con i ritmi proprio da fine maggio, da amici, anzi nemmeno, perché non c'è stata tutta questa intensità che ci metti tra amici al parco quando giochi. Inter chiaramente vestita a festa, vestita anche di rotazioni per concedere la giusta passerella a chi aveva giocato meno e a chi probabilmente saluterà dopo questa ultima giornata che ci aspetta contro il Bologna nel prossimo turno. L'Inter che mantiene questo curioso parallelo, 86 punti, 86 gol segnati in campionato, un pareggio che non riapre lo scudetto, non riapre il discorso in classifica, perché noi siamo scappati già molto più lontano, ecco, rispetto agli altri. Però Simo, oggi giornata di emozioni anche nel saluto, nel tributo a quelli che probabilmente ci saluteranno. Abbiamo indagato un po' anche sulle facce, ci siamo fatti un'idea forse di chi sta veramente pensando o ha già deciso di andare, o anche l'Inter ha già deciso di salutare come era stato preannunciato. Inter Verona 1-1, lascio la parola a te, che ci dici? Ma sì, come hai detto bene, il protagonista di questa giornata è più che altro la festa e il saluto ai giocatori che andranno via. Detto che poi dai cambi mi aspettavo francamente delle scelte diverse, quindi anche qui c'è da capire se ci sia dietro un discorso di un certo tipo oppure no. Soprattutto i cambi, quelli dove sono stati tolti Diouf e Bonny, non mi hanno detto molto nel momento in cui in campo avevi ancora Mkhitaryan, Acerbi ed Evrai. Quindi sono curioso di capire appunto se ci sia una ragione dietro queste scelte oppure no. Il gol finale rovina leggermente la situazione, perché poi tra l'altro era finita 1-1 anche la gara della festa della seconda stella, quell'Inter-Lazio che l'Inter pareggiò con Dumfries nel finale, era finita 1-1. Certo, un Inter-Lazio ha ti dà una sensazione diversa di un Inter-Verona col Verona già retrocesso, Verona che però, come dicevamo prima, ha pareggiato in casa della Juventus e contro tante altre squadre forti ha perso solo di un gol, quindi è stata una squadra che ci ha messo impegno fino all'ultimo e quindi niente, ecco, torno a dire, alla fine ci interessa la festa, vedo che anche il pubblico non si fa grossi problemi di questo 1-1 finale e adesso ci gustiamo l'alzata del trofeo. Simo, tra i vari cambi oggi cercavamo anche qualche indicazione, come dicevamo, sensazione che Sommer sia ai saluti, da come lo abbiamo visto un po' congedarsi, anche andare in panchina, e vediamo se sarà confermato. Darmian mi è sembrato quasi certo, con la standing ovation al momento della sua uscita, che tutto San Siro gli ha tributato un grande applauso. Acerbi ed Evrai non l'ho capito, sinceramente, vedremo adesso se ci daranno qualche indizio nella festa finale. E Mkhitaryan lo stesso è rimasto in campo, quindi non abbiamo ancora capito, anche se le sue ultime dichiarazioni fanno pensare un po' ad un ritiro. È rimasto in panchina Frattesi invece, Che è una cosa, non è una novità di questo periodo, ma ormai su Frattesi direi che il destino è abbastanza chiaro. Credo a questo punto che giochi contro il Bologna, però tante partite anche recenti in cui ci si poteva aspettare o una titolarità o quantomeno un ingresso a gara in corso non l'abbiamo visto più. Lui comunque, se guardi in panchina e con il gruppo, non sembra triste, tra virgolette, nel senso che poi partecipa anche agli abbracci con i compagni, ai saluti, ha sempre il sorriso sulla bocca, però evidentemente hanno un po' raggiunto una tranquillità le due parti nel capire che la storia di Frattesi con l'Inter è finita e anche lui lo sta prendendo in maniera serena. Non credo che ci siano altre spiegazioni, anche perché tra l'altro quest'anno in generale ha giocato pochissimo, quindi è proprio una questione che si porta avanti da tanto tempo. Ecco, infatti anche DAZN sta intervistando Mkhitaryan e Darmian, quindi questo è... Quindi Simo, se vuoi ti faccio un attimo ascoltare, mentre chiedo anche alla chat di farci sapere chi sono stati per voi i migliori di oggi, chi vi ha convinto di più. C'erano gli occhi puntati anche
sulla posizione di Diouf schierato da mezzala destra era un po' delle curiosità principali per un Inter che è partita con una difesa a 3 con Darmian da terzo a destra, De Vrij al centro, Acerbi nel ruolo di bastone. Acerbi ha fatto una partita a tutto campo. Ecco, l'Inter tra l'altro prende gol nel finale anche perché pure Acerbi era totalmente davanti, l'Inter stava giocando alla ricerca del secondo gol, stava cercando di far segnare gli altri. L'Inter che ha avuto anche delle occasioni per fare il 2-0, soprattutto una grande occasione con Sucic parata sulla linea proprio da Edmundson, l'autore dell'autogol, un'occasione anche per Lautaro, c'è stata un'occasione anche per Mosconi con un tiro da fuori, il giovane entrato nel finale che poteva andare sul 2-0 e così come con la Lazio ci è andato vicino di nuovo oggi senza riuscirci. Johnny, che ringraziamo, scrive dai possiamo incolpare Di Gennaro, purtroppo prende un gol nel finale, mi dispiace molto per Di Gennaro che aveva fatto una parata prima e poi invece sul secondo non è riuscito a far nulla. Lee Bowie comunque un buon giocatore col mancino piazzato sul secondo palo, era quasi imparabile. De Pica Pica, grazie, che brutta partita, si poteva celebrare meglio, clima un po' di fine stagione, lo chiediamo anche alla nostra Romina che se non si sente la musica la facciamo stare con noi direttamente dalla festa di San Siro. Ciao Romy, ben trovata. Ciao Lore, ciao Timo, ciao a tutti, mi sentite? Ti sentiamo bene. Romy, ti faccio fare un monologo dallo stadio, raccontaci un po' le tue emozioni di questa partita, come l'hai vissuta, come hai visto Di Gennaro, dici un po'. Allora, parto dalla fine, quindi Di Gennaro è stato un bel ingresso in campo, sono stata contenta che Chico gli abbia dato insomma dei minuti, mi spiace un po' per il gol sul finale, secondo me la colpa non è neanche sua perché sia De Vrij che Acerbi poi si sono anche un po' battibeccati in campo, ovviamente con tranquillità perché insomma secondo me uno pensava che sarebbe andato l'altro e viceversa, quindi si sono detti un paio di cose, però nulla di che. È un pareggio che comunque non sposta niente, quindi il clima è sereno, come è stato sereno il clima per tutta la partita, con San Siro che ha accolto dal primo minuto la squadra e il gruppo nella maniera migliore, con una coreografia molto molto bella, un double scritto sulla curva sud per chiarire ancora di più il fatto che siamo doppiamente campioni, quindi bellissimo clima, la squadra è stata accompagnata per tutta la partita con cori, insomma un bel clima acceso da campioni. E sul finale probabilmente nessuno si era neanche accorto del gol, cioè c'è stato un momento di silenzio, ma nulla di clamoroso, ecco, è passato un po' in sordina, è un peccato terminare con un pareggio, perché comunque è stato un bel clima, si è respirato un bel clima qui a San Siro. Momenti da segnalare sicuramente l'uscita di Darmian, l'uscita di Sommer, sono stati applauditi ovviamente da San Siro. Dici un po' i più acclamati di giornata. Secondo me Darmian tantissimo e se lo merita assolutamente anche da parte cioè anche nei confronti di Sommer c'è stato un bel saluto finale e quindi principalmente loro, poi tanti applausi durante la partita comunque per alcune giocate, non so, penso a De Vrij che è stato molto applaudito, penso tanto a Mkhitaryan che ha retto tutti i 90 minuti, insomma si è visto che San Siro stava come dire, sostenendo anche coloro che plausibilmente la prossima stagione non ci saranno. Mi ha molto emozionato, devo dirvi, l'uscita di Darmian dal campo perché è un giocatore che ha dato tanto a questa Inter, gli voglio bene come giocatore, quindi nel momento in cui è uscito dal campo è stato un momento particolare con la curva che lo ha acclamato e lui che ha risposto salutando, quindi anche gli abbracci con i vari giocatori è stato un bellissimo momento e va sottolineato perché appunto è molto nerazzurro come momento. E adesso si stanno preparando, ci sono ancora un po' di interviste post partita ai giocatori, nel frattempo hanno montato un po' tutta la situazione, così come per la Coppa Italia c'era stata quella sorta di coppa enorme dietro i giocatori, anche in questo caso c'è la Coppa dello Scudetto e attendiamo perché non vediamo l'ora di vedere insomma tutta la squadra alzare questa coppa, chissà se Chino questa volta sarà diciamo di lato o se si metterà in mezzo al gruppo per alzare insomma questa coppa con loro. Romina, ti chiudo un attimo il microfono. Simo, hai sentito qualcosa di particolare? Hanno detto qualcosa di importante? Allora, Darmian gli hanno fatto la prima domanda, lui ha fatto un discorso che sembrava un po' di congedo, ha detto sono stati 6 anni bellissimi, tutto quello che abbiamo fatto, eccetera. Poi la seconda domanda, dopo Mkhitaryan, lui ha detto adesso vedremo cosa accadrà, io ho il contratto in scadenza, naturalmente spero di chiudere la carriera qui,
e quindi non si è capito, cioè inizialmente sembrava un saluto, poi gli hanno fatto questa domanda chiedendogli cosa gli avesse detto Barella con un abbraccio molto lungo, lui nel parlare di Barella poi ci ha attaccato questa coda qua, quindi in realtà non saprei dirti. Mkhitaryan invece gli hanno chiesto se ha deciso qualcosa sul suo futuro, lui ha detto no, non ho ancora deciso, nelle prossime settimane parlerò con la società e capiremo e prenderò le mie valutazioni se continuare o se ritirarmi. Quindi l'idea credo sia o fa un altro anno da noi o si ritira, mentre Darmian, a questo punto dicevamo anche prima, sembrava ci fosse questa cosa con il Torino abbastanza definita, a meno che non l'abbia voluto dire, però lui ha detto chiaramente mi piacerebbe finire qui, e quindi staremo a vedere. Vabbè, ci può stare probabilmente che non si voglia sbilanciare al momento, non si voglia dire in pubblico la decisione maturata e che si voglia tenere un po' per sé. Ho avuto l'impressione che ad un certo punto abbiano anche cercato di far segnare Lautaro Martinez, ragazzi, può essere anche per migliorare lo score a livello di gol segnati, lui che è capocannoniere con 17 gol, però non in maniera esagerata. Primo tempo un po' difficile sfondare con questo Verona ultra difensivo, molto chiuso. Nel secondo la partita si era un pochino aperta e è mancato però il raddoppio. Mi dite un po' i vostri migliori di oggi, chi va in copertina? Simone, Romina, chi vuol partire? Vai Romina. Aspetta, ti smuto io. Ok, vai. Beh, spero che mi sentiate. Ragazzi, Sì. io faccio una menzione a Andrew Giusto, perché a me questo giocatore, non so, è molto, cioè, sia atteggiamento in campo che mi piace, perché al di là del fatto che ovviamente oggi di nuovo giocava di ruolo non suo, nel senso che era dall'altra parte rispetto alla sua posizione. Non so se sentite musica, allora fammi sapere Sì, che... alza un po', fammi l'ultimo intervento, poi chiediamo che c'è troppa musica, sì. Ok, quindi non so, di Ulf ti direi, ti dico anche Mkhitaryan mi è piaciuto, vabbè, Lautaro si spende sempre, De Vrij mi è molto piaciuto, a parte insomma il finale con Acerbi. Sì, più o meno questi sono i miei nomi, magari mi dimentico qualcuno, però questi più o meno così un po' a distinto mi rendono questi. Ok, ti richiudo il microfono che purtroppo c'è troppa musica. Simo Di Uffo poi a un certo punto si è gasato, ha cominciato con le rabone, con i cross, così un po' troppo anche. Fa un po' parte del giocatore, del personaggio. Ci aggiungo anche Sommer, che ha fatto delle belle parate nel giorno forse del saluto, questo lo scopriremo. E Acerbi mi faceva sorridere, lo dicevi anche tu nel finale, cioè se tu lo guardi giocare non diresti mai che ha l'età che ha, è sempre dietro a correre, va in attacco, torna indietro, si sgancia, arriva in area, ma tantissime volte ha accompagnato l'azione fino all'attacco, cioè sarei curioso di capire quanti chilometri ha corso quest'oggi, e quindi niente, poi dopo sono d'accordo sui nomi che ha fatto Romina. Sì, sì, sì. Ma vabbè, io direi su questa partita, ragazzi, non c'è nient'altro da dire perché adesso oggi era solo un intermezzo tra la festa di prima e la festa di dopo, in attesa Esatto. poi di tutta la parata di oggi. Quindi su Passione Inter, mi raccomando, iscrivetevi, troverete tutti i contenuti di questa festa, grazie al lavoro della nostra Romina e del nostro staff durante tutto l'arco della giornata. Quindi restate collegati, continuate a seguirci e godetevi questa festa e godiamoci questa festa. Chiudo qui la clip, quindi iscrizione al canale, mi raccomando, vi aspettiamo su passioneinter.club anche per il dietro le quinte e non solo, e grazie mille come sempre per il supporto costante che date al nostro progetto.